Hack 03 2023, una racchetta talmente rinnovata rispetto al 2022 che non cambia un cazzo, è sempre uguale, ma è sempre una bella racchetta. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo con lei, Hack 03 da parte di Bull Padel in versione 2023. Come detto non è una racchetta che cambia particolarmente, anzi è una racchetta che resta invariata dal punto di vista delle specifiche e forse un bene, perché in sostanza per quanto mi riguarda Hack 03 è una un po' delle mie racchette preferite, racchette da potenza soprattutto, ma comunque andiamo a vedere un pochettino come è fatta e come gioca. Ne approfittiamo per fare una recensione ancora più completa rispetto a quella fatta l'anno scorso. Ha una forma a diamante, una composizione tricarbon e un multi-EVA al suo interno, con pesi che vanno dai 365 ai 375 grammi. Io l'ho provata in versione 366 grammi, la vedrete qui nel video. Al solito di Bull Padel è presente il Metal Shield, ovvero il protettore che in realtà protegge molto poco, in metallo appunto, che può alloggiare i pesi aftermarket per personalizzarla. Il bilanciamento di questa racchetta è dichiarato bilanciamento alto, ma già dallo scorso anno i bilanciamenti di Bull Padel sulla Vertex e sulla Hack 03 sono dei bilanciamenti leggermente più bassi, si trovano molto spesso tra i 25 e i 26 o poco sopra i 26 cm, è difficile trovarla veramente sui 27 cm. Al manico abbiamo il solito Hesacore, piaccia o meno, è una soluzione che probabilmente per un livello un po' più basso può aiutare ad avere una corretta impugnatura, molto spesso può essere anche un aiuto dal punto di vista della protezione per le articolazioni, perché comunque dà una mano soprattutto dal punto di vista della decontrazione dell'impugnatura. Io non lo amo particolarmente, ma mi ci adatto quando devo provare le Bull Padel. Dovessi comprarla lo toglierei. Solito laccetto Bull Padel con il ricamo, qui abbiamo una racchetta nuova, gemella chiaramente di quella lì del video, e ovviamente solito cuore Hack, quindi con i rinforzi centrali triangolati tra la faccia quindi e gli steli che hanno il solito sistema React Channel per irrigidire la racchetta sulla parte centrale. Cosa cambia rispetto alla versione dello scorso anno? Sostanzialmente il colore, non molto diverso, in realtà Bull Padel ha fatto un'operazione di cambio colore perché la B che l'anno scorso era argentata adesso invece diventa nera. Non una grossa perdita, io preferisco un attimo la colorazione dello scorso anno, ma devo dire che lei le somiglia comunque molto. È sempre una bella racchetta, anche dal punto di vista dinamico. Ma prima di andare a vedere come va in campo, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like sempre ai miei contenuti quando li vedete, sia qui su YouTube sia su Instagram, dove vi invito a seguirmi. E allora portiamola in campo. Come si comporta Hack 03? Sapete benissimo che nella intro della scorsa recensione, che potete trovare qui sul mio canale, avevo detto si chiama Hack perché quando la provi dici ah cazzo come gioca bene, e in effetti è una racchetta che ha un potenziale molto alto, non tanto per la potenza massima, non tanto per l'aggressività che comunque non le mancano, ma soprattutto per un combinato di facilità per essere una racchetta a diamante, facilità chiaramente per un utente intermedio avanzato e avanzato che ne può gestire soprattutto la sua progressività. Rispetto alla sorella Vertex è sicuramente una racchetta più potente, ma richiede un attimo di tecnica in più. Perché? Perché questa sua vernice molto liscia impone tecnica nel modo in cui vanno portati i colpi, e questo probabilmente è quello che trovo in meno rispetto a tante altre concorrenti della stessa categoria, perché questa vernice liscia forse toglie un po' di sensazione, senti un attimo dopo che la palla è entrata, parliamo diciamo di piccoli dettagli, ma è innegabile che il suo feeling sia un po' più secco, un filo più assente rispetto ad alcune concorrenti. Nonostante ciò ritengo sia una grande racchetta perché ha una potenza progressiva, ma quando la porti a regime elevato comunque spinge piuttosto bene, dal fondo si comporta piuttosto bene, ha una discreta tolleranza, e questo è uno dei dati che me la fa piacere molto, cioè il fatto che comunque una volta attivata la racchetta ha uno sweet spot non invalidante, non troppo diverso da quello di Vertex 03, che però ha un punto dolce leggermente più grande. Lei è un filo più tecnica, non è invalidante dal punto di vista di un intermedio avanzato, soprattutto avanzato, diciamo intermedio avanzato in crescita, e si può adattare più o meno anche alle esigenze di un giocatore di destra aggressivo perché si muove bene, la sua maneggevolezza tra le diamanti è comunque molto buona, il fatto che comunque esca solitamente con dei bilanciamenti più bassi aiuta nella gestione di tante situazioni, e quindi è una diamante che comunque ti permette una certa giocabilità, non facilità assoluta, ma comunque una giocabilità superiore rispetto al concetto di tante diamanti che sono comunque più toste da utilizzare. Lei comunque è una racchetta che tende a rigido, non è la più rigida, per questo offre un discreto comfort, anche se l'impatto è tendenzialmente secco e diciamo la mancanza di una superficie grippante dal fondo impone comunque un certo controllo e quindi un po' di braccio occorre. Detto ciò, avendo un po' di tecnica, mettendo su comunque
comunque un gioco concreto, lei risponde molto bene anche dal fondo, come detto con una discreta tolleranza, con una bella potenza progressiva, e quindi ha anche il suo controllo, non eccelso come detto, ma un controllo gestibile, un controllo probabilmente adeguato ad una racchetta di questo livello, quindi più dal lato della potenza, sebbene sia progressiva, che non diciamo nel controllo assoluto. È sicuramente rispetto alla Vertex una soluzione più offensiva, che forse offre di più quando si va verso la rete, e lì si scopre comunque il suo vero potenziale, perché dal punto di vista della potenza non è seconda a nessuna delle racchette a diamante in circolazione, soprattutto perché lei ha una potenza a regime medio-alto molto appetibile, una potenza piena, una potenza che comunque riesce a dare sia una volée molto ficcante, una volée un po' da controllare, perché mi manca un po' comunque la superficie grippante, ad esempio come la sorella Vertex, che però spinge un poco di meno, ha più controllo e meno potenza. Lei va un attimo addomesticata un secondo, perché quando vai su una palla in maniera un po' più delicata noti che vorrebbe più attivazione, quindi va portata in maniera un po' più tecnica sui colpi al volo. Non è invalidante da questo punto di vista, però ti tiene un po' sul pezzo, ecco, vuole che si lavori la palla con un attimo più di decisione, ma senza strafare, perché tendenzialmente senza una vernice realmente grippante, quando si esagera la palla tende a scivolarci un poco sopra. Detto ciò, sulle volée comunque si comporta bene. Preferisco chiaramente le giocate con un filo di spin che ne attivano il controllo, e devo dire che con uno spin moderato lei risponde comunque molto concreta. Ha una buona combinazione di potenza e spin, diciamo che lo spin viene fuori soprattutto perché ti puoi concentrare nel dare lo spin in maniera tecnica, sfruttando la sua potenza piuttosto facile a regime medio-alto e alto. Secondo me è più godibile a livello medio-alto. Non male la bandeca, sulla quale un po' di controllo in più non guasterebbe dal mio punto di vista. Tuttavia il controllo non è che le manca in assoluto, lei vuole comunque un determinato controllo da parte del braccio, è un attrezzo tecnico e lo dimostra in quello. L'uscita di palla è repentina, non rapidissima come in altre soluzioni, ad esempio con una Varlion Born. Sicuramente lei ha più tempo di impatto rispetto ad una Born di Varlion, ma minore spin, quindi bisogna dare sempre questo spin in controllo per far andare i colpi. Tra Vibora e bandeca non saprei troppo decidermi, lei gioca bene entrambe. Io non sono un amante eccessivo diciamo della bandeca, come sapete, preferisco sempre la Vibora, ma lei comunque le gioca bene tutte e due. Mi piace il fatto che rispetto a tante soluzioni a diamante sia un attimo più giocabile e non sia rigidissima. Questo, al di là diciamo dello spin leggermente inferiore, la rende comunque molto sfruttabile sui colpi aggressivi al volo, e anche in realtà la sua tolleranza non è niente male rispetto a tante concorrenti. E andiamo verso gli smash, che sono secondo me il colpo migliore con questa racchetta, perché sebbene la finitura non sia così grippante, devo dire che quando si va a controllare un pochettino lo spin, lei mette una bella potenza a regime medio-alto e quindi si può concentrare a grippare sulla palla, e da questo punto di vista ha un grandissimo smash sia in kick che piatto. Riesce ad alternare tutti e due molto bene, a patto che sullo smash in kick non si esageri, perché andando molto velocemente, chiaramente come detto prima, la superficie non è grippantissima. Tuttavia chi sa giocare in maniera tecnica può sfruttarla senza strafare ed ottenere tanta potenza e un bello spin, per cui Portress niente male con lei, in generale smashing kick con lei niente male, e porta con sé anche un bello smash piatto. Devo dire che sui colpi al volo mi piace veramente tanto, è uno dei motivi per cui questa è una delle mie racchette preferite. Non è una racchetta perfetta come avete capito, ma è una racchetta che ha tanto da offrire. E allora perché comprarla e perché no? La comprerei per la potenza, la comprerei perché rispetto a tante diamanti è un filo più maneggevole e anche un attimo più tollerante. La comprerei per l'estetica, mi piace davvero tanto per come è fatta esteticamente, la forma, la sua pulizia e anche la sua razionalità, ecco, dal punto di vista estetico. Devo dire che Bull Padel fa racchette fighe e lei è veramente molto bella. Poi è potente, ragazzi, gioca veramente molto bene sulla rete, ma dal fondo con un braccio tecnico, un gesto tecnico ci si ricava tanto. Bisogna solo abituarsi a quell'attimo di scorrevolezza forse eccessiva che ha questa faccia. Non la comprerei se cercassi una soluzione veramente molto grippante, perché lei comunque è una racchetta liscia e tendenzialmente le racchette lisce richiedono un po' più di tecnica rispetto al normale, un po' più di controllo dal braccio, ecco, mettiamola così, anche nella gestione dello spin. Non la comprerei per l'Esacore, che è removibile, ma sapete che rimuovendo l'Esacore comunque si va a creare un bozzo laterale, perché qui il laccio esce lateralmente e quindi finisce sotto all'eventuale grip che andate a montare. E qui mi sorge la domanda per Bull Padel: ma se i tuoi pro giocano con il laccetto che esce dal centro, perché non proponi anche questa stessa racchetta con il manico della serie CMF? Perché il manico della serie CMF è sicuramente meglio, non il grip, è un po' troppo fuffoso, però la forma del manico tradizionale la preferisco.
preferisco. Non la comprerei se cercassi la diamante tutta puntata in testa, perché lei non lo è, e non la comprerei se cercassi la più potente delle racchette in assoluto, perché lei ha una potenza media molto elevata che probabilmente è più facile da gestire, è più utile per un numero più grande di padelisti di diversi livelli, ecco, almeno intermedi avanzati però. Non la comprerei per il controllo, perché lei la preferisco per la potenza. E se vi avanza qualche soldino in più, c'è anche la versione Barcellona Master Final, che comprende, a parte diciamo un colore diverso, colorazione speciale, già tutto il kit di personalizzazione con i 2 tappi da 5 e 10 grammi e le 3 placchette da montare in testa, quindi confezione per le grandi occasioni. Devo dire che H03 è la mia preferita indubbiamente in Bull Padel. Bene ragazzi, lei la trovate presso il mio partner padelguru.it, dove avete il mio codice sconto Fabio Padel tutto minuscolo direttamente nel carrello, che potete sfruttare tutte le volte che volete su racchette, scarpe, borsone, tutto quello che vi occorre per il padel. Quando dovete fare le vostre spese, affidatevi a Padel Guru. Per quanto riguarda me, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video e in generale a tutti i miei contenuti, sia qui su YouTube sia su Instagram, dove vi invito a seguirmi perché pubblico contenuti sempre diversi e faccio sempre i miei annunci sia nelle stories che nei post. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.